Andiamo Gina perché Natale si avvicina e io c'ho da scrivergli, perché questo Natale non perdono, Diciamo che la media è abbastanza alta. Altina. La prossima volta la cerco di 20 anni più giovane. Ma nei denti. Attenzione. Vedo una bandiera diversa da quella norvegese. Nothing to declare. Che te credo, che cosa ci abbiamo da dichiarare noi? Allora, questa bella bandiera bianca con la croce azzurra, cosa vorrà dire? Vai, non avevamo ancora vista questa bandiera. Assolutamente. Bandiera finlandese. Ma vieni! Non ci ha dato neanche il tempo di iniziare a parlare, di realizzare minimamente, perché noi ce l'aspettavamo fra 5 km circa, e invece così si è materializzata dal nulla questa frontiera fra la Norvegia e la Finlandia. Benvenuti in Finlandia! Te lo dico stasera se siamo così benvenuti in Finlandia o meno. Noi siamo sempre benvenuti. Assolutamente. Quello in realtà era solo la dogana, se avevi qualcosa da dichiarare, c'erano già le due bandiere come il confine. E questo teoricamente... Adi blu. Così, guarda. Entrati in Finlandia. Beep. Subito la Finlandia ci battezza con la ricerca dell'Adi blu per fare il rabocco. Andiamo subito a testare i prezzi, non appena troveremo il primo benzinaio disponibile. Riassunto delle puntate precedenti. Siamo stati 55 giorni in Norvegia. Wow! Fatto il conto proprio preciso al giorno. Le strade finlandesi ci danno il benvenuto così così, perché l'asfalto non è sicuramente un tavolo da biliardo. Gino, vieni un po' più in centro strada, no? Già che ci sei. Vedete? Vabbè, comunque, siamo eccoci entrati. qua. Finlandia. Vediamo dopo 55 giorni in Norvegia quanti giorni staremo in Finlandia. Vediamolo. Allora, qua siamo euro, Qua siamo tornati ai vecchi euro. Siamo a euro. Allora, vediamo un attimo qui. Diesel 1,739. 1,739. Contrariamente e là 1,729. Contrariamente a quello che diceva la gente che in Finlandia con l'euro costa di meno il gasolio, eccetera eccetera, non è vero proprio niente, un bel fico secco. Ma più o meno uguale. Uguale. Almeno di frontiera. Vediamo un attimo qui se c'hanno l'Adi blu già. Lo guarda con la renna lì subito, là più avanti. Vado a salutare le prime due rennine che troviamo al confine finlandese. Mi fanno troppo ridere come hanno lì i zoccoletti. Sono comunque abbastanza timide le renne, però comunque vengono così proprio sulla strada, però poi quando ti vedono e ti avvicini comunque scappano. Ciao rennine, mamma mia che cornone.
Ho visto, la di blu non l'ho preso, però in compenso bomboloni a €1 come li vedi? E ne hai presi solo 2? Ce n'hanno un fottio, ce n'hanno una roba Allora pazzesca. assaggiamoli de una vez, così almeno se meritano. Li riprendi subito? Li riprendiamo subito. Perché gli dicevo qua agli amici che c'avevano la di blu, però la tanichetta costa €36. Non bene. E allora mi sono fatta attirare invece dai bomboloni a €1. E io sono andata a salutare le prime rennine della Finlandia. Ci vediamo dopo aver mangiato il bombolone. Ti vergogni a far vedere come te lo... Me lo scofano. Moments later. Mi devo pulire la bocca, aspetta. Primissima impressione, bombolone, voto al bombolone 9. 9 al bombolone da €1 appena entrati in Finlandia e pagato in euro addirittura. Ci siamo mangiati il bombolone, anzi la bomba. E come dice la serie, che pru Che pro. che ci ha Bombe fatto. criminali Finlandia. Spettacolissimo. Cheat Franchino. Ripartiamo? There's so much more than we've been told, way beyond what we can hold. So keep your eyes. Diamo 2 indicazioni in più rispetto al tragitto che abbiamo fatto e al confine che abbiamo passato. Allora, essendo stati negli ultimi giorni nella parte estremo nord-est della Norvegia. Sì, estremo, stavo aspettando estremo nord-est, nella zona dei dintorni di Kirkenes, abbiamo preferito tagliare direttamente sulla strada 92 norvegese che passa il confine e diventa 971 mi sembra. 971. E non il solito percorso che si fa la maggior parte delle volte sulla famosa E6. E siamo entrati a questo confine che sinceramente non so il nome, ora la strada si chiama, la devo leggere perché ovviamente che se li ricorda sti nomi e perdonatemi la pronuncia nel caso in cui. La devi pronunciare perfettamente finlandese. Sävettijärventie è il nome della strada, poi non so se è anche il nome del confine. In finlandese non l'avrebbe detto meglio. Vediamo se mio cugino Luca mi dice che ha detto una boiata. Una boiata, vabbè. Siamo in direzione Inari e fra le altre cose, una volta entrati in Finlandia, cambia il fuso orario. Gina, ma lo sai che adesso non sono le 11 ma è già mezzogiorno qui? Però ancora non me l'ha cambiato il fuso. Ah sì, sono in questo momento mi è arrivato a mezzogiorno. Beccati questo, guarda che bellissimi laghi intanto, stupendi. Sì, perché questa è la zona rinomata per essere proprio la zona laghi, quindi il nord della Finlandia, così come il nord della Svezia, sono la zona laghi. Quindi la Finlandia adotta il fuso orario dell'Europa dell'Est, quindi European Eastern Standard Time, un'ora in più rispetto all'Italia. Le famose foreste di coniferi, la famosa taiga, e andiamo avanti così. Sempre avanti così. Però adesso attenzione. Adesso stiamo andando verso sud, Diciamo che questa zona di confine è abbastanza sorvegliata. Stiamo passando una zona con un super mega sacco militare. di militari, ma con mezzi addirittura cingolati. Guarda questi. Mamma mia ragazzi, sta roba qua non è che mi faccia stare così tanto tranquillo, Quindi sì, abbiamo sorpassato dei mezzi cingolati con militari super armati, proprio. Speriamo siano solo esercitazioni che fanno prevenire meglio che curare. Speriamo, porca miseria, vabbè, voglio dire, c'è cartelli così, non mi sembravano così, cioè proprio, sì, erano armati e tutto, però non mi sembravano troppo ingarellati da... No. Però,
Buongiorno dalla E75 in direzione di Rovaniemi in Finlandia. Ci siamo fermati qui in questo outlet di biciclette Sami a vedere se c'era qualche mezzo che ci interessava, però mi sembra che la selezione di biciclette non sia veramente troppo all'ultima moda e quindi probabilmente proseguiamo nella ricerca di Babbo Natale. Questo è uno di quei posti che c'è una cozzaglia di roba, esattamente come i posti che c'erano in America, dove ti fermavi lì e trovavi qualsiasi carabattola di quelle proprio trovate in soffitta. Qui c'è pieno, oltre a biciclette, tutte di corna di renne, con varie sculture, cose strane ricavate appunto dalle corna. E lì all'interno ci sono un sacco di manichini con dei vestiti Sami che sembrano lasciati abbandonati lì da chissà quando. Dai, si prosegue, via, dai. Via! Oggi facciamo il primo Adi Blu in Finlandia, che si chiama tipo, c'è una pompa azzurra chiusa qua dentro, però insomma qua dice Adi Blu. Sembra avere un prezzo esorbitante però. Vediamo se sta andando, no? Sì. 2,999 € al litro. Ma pensa a te. Ma pensa proprio te, pensa, altro che storie. Dobbiamo venire in Finlandia e accendere la spia dell'Adi Blu. Udi. Andiamo Gina perché Natale si avvicina e io c'ho da scrivergli, perché questo Natale non perdono, non faccio una lettera, faccio un papiro egiziano praticamente. Buongiorno da Rovaniemi, dopo circa, non lo so, più di 400 km percorsi ultimamente uscendo dalla Norvegia, siamo entrati in Finlandia come avete visto e direzione tutto d'un fiato verso Rovaniemi. Ci troviamo adesso esattamente al parcheggio dei camper fuori del Santa Claus Village. Alla fine di questo video vi diremo sinceramente, con la massima schiettezza proprio e sincerità, Non urlare! ma secondo te lui è già sveglio? Sono le 10:30, Dipende se ha fatto le ore piccole. Sicuramente, ma secondo te è già lì che prepara pacchi? Allora, innanzitutto ti volevo dire che dici la letterina e tutto, ma una volta che sei arrivato qua dovevi arrivare con la letterina già bella che pronta, perché poi c'è l'ufficio postale. No. Sì. E non ce l'hanno, cioè da prestarmi la carta e la mica busta? le letterine fake, dovevi arrivare qui con la letterina e tutto pronto. Vedremo. Riuscirà ad esaudire i tuoi desideri con 5 mesi in anticipo? Perché quest'anno sono tantissimi, sai, uno più invecchia, capito, più vuole giocattoli, più vuole cose, eccetera, eccetera, quindi te l'ho detto, quest'anno sarà una lettera lunghissima. Questo è il primo punto che vediamo, è un punto proprio di quelli dove ci si attaccano tutti gli adesivi, ma noi abbiamo finito tutti gli adesivi. Ce n'è rimasto uno, non lo vogliamo attaccare in un posto... La qualunque, perché questo è un posto la qualunque comunque. Ma no, ma noi siamo venuti qua per farlo vedere ai bambini, dai, scusami, come avevamo fatto in Alaska 2 anni fa, abbiamo fatto vedere la vera casa di Babbo Natale ai bambini, perché comunque Babbo Natale c'è diverse case, una in Europa, una in America e via discorrendo. Perché notoriamente il nostro canale ha una audience con età proprio bassa, da bambini, giusto? Vabbè, ma i Giusto? nostri follower hanno tanti nipotini. Ah, ecco. Allora, fate vedere questo video ai vostri nipotini, First flake of snow is set to fall today. It comes to say that Christmas is on its merry way.
Dove si trova esattamente questo Santa Claus Village? Si trova venendo da nord a sud a circa 8 km prima di entrare nel centro della cittadina di Rovaniemi. Ovviamente siamo in Lapponia e il Santa Claus Village è stato fatto esattamente sulla linea del circolo polare artico finlandese. Attualmente questo villaggio ovviamente ospita la casa di Babbo Natale dove ci si può fare la foto insieme, un albergo villaggio, un sacco di negozi di souvenir e il monumento appunto alla linea del circolo polare artico. Stiamo girovagando così, un po' attoniti. Molto chill, molto rilassati, cioè è una mattinata molto rilassata. Allora, teniamo anche un attimino conto del fatto che siamo quasi ad agosto e che quindi non siamo in piena atmosfera natalizia, ma un posto del genere dovrebbe essere tutto l'anno. Contestualizziamo l'ambiente e il periodo dell'anno. Però no, quello che abbiamo notato che va bene che è un giorno tranquillo, va bene che non è weekend, però come diciamo nel villaggio di Babbo Natale quantomeno la musica natalizia o un po' di musica d'atmosfera dovrebbe essere minimo, attiva 24 ore su 24, ma 24 ore su 24 mesi all'anno. Capito? Cioè, no. Invece qui c'è silenzio. Mamma mia. Poi ci sono. Siamo entrati in dei negozi di souvenir veramente. C'è un silenzio. Cioè, diciamo, ti guardi intorno. Non me ne vogliate voi che avete portato, che volete portare i bambini, però in questo momento, in questo periodo dell'anno è un po' triste. Poi sicuramente quando saremo sotto data sarà tutta un'altra cosa e l'impressione che fa noi non sarà sicuramente l'impressione che ha fatto, farà tanti altri. Ovviamente, come diciamo sempre nei nostri video, questa è un'opinione 100% personale, anche perché nostro modesto parere. Anche perché noi di posti dedicati al Natale ne abbiamo già visti altri. Metteremo anche da qualche parte qua l'altro video dell'Alaska, però attenzione, è la prima musica dopo un'ora e mezza siamo qua, però si piano, vede che accendono a mezzogiorno. si sente veramente piano piano intonare una melodia natalizia. Buongiorno da Ulu, ma ci fidiamo? Ulu? Si dice Ulu? Perché Credo. è scritto Ulu. Siamo nuovamente operativi a bordo dei nostri super monopattini international. No, non siamo ancora a bordo perché guardate qui il cielo e sentite il sound, se riuscite a sentirlo. Abbiamo appena parcheggiato in una zona da disco orario, ci siamo ricordati e abbiamo controllato il cartello di metterlo disco orario per 4 ore che ci darà la possibilità di visitare con parcheggio gratuito la città di Oulu. Siamo in Finlandia, se non l'avessi detto. Qual è il mio? Diamo Gina che c'è Pecco Bagnaia che mi aspetta. Beh, certo che qua non... Dai! Non ci sentiamo soli con i monopattini, ce n'è la manetta in giro. Scusa, Me lo sono messa alla rovescia? Dai, ma che figura mi fai fare? Ma no, non è la rovescia, è solo pantomima. È solo l'accettino. Lasciamo qui il cingon e ci prepariamo a prendere un sacco di acqua. La famosa, come dici te, bulaccata di acqua. Vamos? Via! Sterrato! Porca miseria, oh! Neanche in tempo a partire. Manicianin! Senti, si sente già l'aria fresca della burrasca che ci coglierà in men che non si dica. Anche qui comunque è buono tutto, 2 in monopattino, cioè senza casco, liberi tutti proprio. Ma noi siamo ligi e abbiamo i monopattini super regular, buche.
Occhio qui a sinistra, Vediamo il casco. sul ponticello. E guarda questi. Che spettacolo! E guarda questa. Eh? Guarda che mise che si vedono oggi qui in centro. Però lo stivalino nero lo potrei sfoggiare anch'io, Veramente, serio, ti ci vedrei da Dio, Da Dio proprio. È aperto allora? Allora è aperto, c'è anche la porta automatica, Cicci. Ah, è un mercato fashion. Ora bisogna vedere però se c'è qualcosa. Facciamo un sopralluogo. Facciamo un Siamo giro. davanti al Kaupalli, Palli vuota. cioè al mercato comunale. Ci siamo riparati al volo, direi, in 448 dentro il mercato, anche se diciamo pochissima roba al mercato. Brava. C'era solo pieno di gente che si stava riparando come noi dalla dall'acquazzone. Siamo proprio nel pieno centro, di fianco alla statua del poliziotto. Anche abbastanza buzzone. Cosa ti ha detto la ragazza dell'ufficio informazioni? Non ci ho capito niente perché parlava veramente inglese, cioè finlandese. Faccio vedere. L'Elu è un simbolo della città e con questo va detto tutto. Che teoricamente quando ha aperto il mercato in origine era quello che dirigeva il traffico praticamente. Il vigile di quartiere. Il vigile di quartiere, brava, Nel esatto. frattempo qui continua la carovana di ragazzi e ragazze che vanno al concertone gratuito. E Nonostante tanta la roba giornata. all'outfit delle ragazze, tantissima roba all'outfit delle ragazze, Direi che lo stivale è quello che va per la maggiore. E t'ho detto, ti ci vedrei benissimo, serie a te con quello lì, Vediamo se ci fanno passare di qua. Vuoi mica una Coca Zero a babbo? Ah dai, sei a babbo. A babbo, a babbo. Hello. Ah, però te la aprono. Allora solo una. Sì. There you go. Thank you. Cioè, al gratis non si dice mai di no. Per esempio buona gratis. Sì? Non sembra. Cioè, mi vuoi dire che la Coca Zero pagata fa schifo, la Coca Zero gratis è buona invece? Sì. All'uso. Nel dolore. Via! Qui che outfit che vediamo, Ci sono degli abbigliamentini, veramente tantissimissima roba. Johnny, perdi pezzi. Fermi sul ponte a vedere il panorama che non abbiamo ancora visto di questa cittadina. Vedere il panorama e ascoltare il sound di questo concerto gratuito che tante persone ha smobilitato oggi a Oulu. Informazioni sulla cittadina nella quale ci siamo fermati. Cioè, non è Non mica un sappiamo buchetto questa roba qua, 200.000 persone ci vivono in questa Però- Oulu qui, Cittadina anche conosciuta come la Silicon Valley del Nord. Qua è nata la Nokia, E non solo. il famoso Nokia 7310, ma te lo ricordi? Certo, me lo ricordo, da DG. No, da DG, cioè un cellulare iconico, prima di tutto indistruttibile, lo tiravi per terra contro il muro, non si rompeva mai. Sarà perché oggi c'è questo evento e cose del genere, ma ci sono miliardi di ragazzi giovani, Sì, cittadina universitaria, anche questa para variare. La serie comunque adesso mi ha già detto che vuole cercare negozio dove vendono gli stivali, quelli in latex e le minigonne, quelle tutte a paillette, Qui il must have, cioè la Il cosa che look, proprio il devi look avere è quello. è lo stivale in piena estate Ok. e le gonnelline Minigo- di paillette minigonne ascellari proprio, no, Ascellari. minigonne inguinali proprio. Te non ti distrarre mentre che andiamo in giro, È che un po' poi allora
amici cingoni. Perché poi questi così che vanno in monopattino così in due, tutte e due con la Mini, quella di dietro che le svolazza tutte, c'è il DG che dice sempre sto io davanti, infatti vedete che lo riprendo io da dietro, diciamo che la media è abbastanza alta. Altina. Dai, continuiamo la visita di Oulu, perché per ora adesso sinceramente... Io non abbiamo visto niente. Esatto, dai, forza, vai avanti te allora. Con le linee di paillette. Leopardate anche leopardate, eh? Vai, via, vado dietro, dai. Arrestano. Aspetta che vado a vedere questo. Aspetta. Questa però da vedere, non quella di prima. Senti Nosa, ma secondo te Dai. Federico dei Ticket ce l'ha sempre la Dacia, perché se no questo copridisco gli potrebbe venire bene, eh? Buongiorno. Normalmente mi fai buongiorno. Allora, te fai la DG della situazione. Buongiorno, Dio, ma dai, Marta. E invece io faccio la serena, faccio buongiorno. No, Dai, tranquillo. su. Buongiorno dalla Finlandia. Da un posto sconosciuto, o perlomeno un nome impronunciabile. Che Un posto X. Una delle prime tappe da quando siamo entrati dal confine, che abbiamo fatto abbastanza, diciamo, spediti. Perché volevamo vedere effettivamente com'era il discorso zanzare prima di prendere delle decisioni improvvisate. Sì, non volevamo correre il rischio che lo zanzarometro salisse a più di 1 milione, diciamo. Come avrebbe detto Gabriele di Giro a Vanvera, come nel video dell'anno scorso, che salutiamo Gabriele e Natalia. Grandi, ci vediamo fra poco, ciccini, ricordatevelo, preparate i pieroghi, Sosta notturna direi che è andata benissimo. Qui abbiamo un sacco di isolette qui intorno, anzi poi adesso mandi sul drone così almeno vediamo un attimino. Ora non t'allargare, ora se mi fa voglia lo mando su, però non è che mi devi comandare a bacchetta, ora mandi su anche il drone così poi facciamo vedere le isolette agli amici. Io nel frattempo mi sono già fatta il mio caffè con la mia nuova compagnia di viaggio. Sì, Che figata questa macchinetta del caffè portatile, così non devo fare dentro, poi venire, mi porto direttamente la mia auto in nano fuori e tac, caffè portatile, un'invenzione mega galattica. Vabbè, a me me l'ha fatto. Se vuoi ti faccio il tè però. Vabbè, comunque sia, il programma di oggi è Sciallo. Relax assoluto. Stare troppo fermi non è da noi, e anche se questo comunque è un posto idilliaco. Preciso. I'm out of patience, I'm out of feels, but I guess I'm waiting around for something real. I'm going crazy, like what's the deal? 'Cause I want you to show me what you feel. You're watching me like you want me, but you're still holding back, still holding back. Eccomi. Eccola. Voilà. Non che si doveva mangiare mezzo chilo di pasta oggi? Ma non avevi detto che facete la carne sul braciere qua dietro? Comunque è una bella insalatona, con tutti i crismi e tutti gli ingredienti validi. Abbiamo avocado, pomodoro, tonno, olive, insalata mista. Il DG senza aceto perché lui oltretutto non vuole neanche l'aceto. Cosa c'hai sempre da criticarmi? Questo no. Lui non vuole l'aceto, lui non beve il caffè. Perché poi dice che lui mangia tutto, beve tutto, non è vero. Però abbiamo di contorno la potato salad, perché da quando eravamo in America... Dilla per bene.
Com'è? Fammi finire, scusami, Ok. volevo dire, abbiamo la potato salad perché da quando eravamo in America non ci siamo più disintossicati. Siamo tossici di potato salad. Sì, Ci facciamo le piste di potato salad. e abbiamo O i trovato... cannoni di potato E salad. abbiamo trovato in Norvegia, a Remamil, il supermercato locale, la Amerikansk potato salad, insalata di patate, stile americano. E noi siamo additti. Guarda Vadio, che bel colore Le paglierino. bollicine. Questo 13 gradi e mezzo, eh? Dai, Beh, fai via, il dai, primo su, pomeriggio. forza. Pochi Buonanotte. discorsi e mangiamo e sono già le 2:30. Che stress che sei. La serie dice, st'uomo qui più È invecchia, stressante, più invecchia stressante, veramente, cioè, più c'è come una invecchia tabella di male, marcia. veramente, quest'uomo, guarda. Se lo dice da solo. Con la serie ho detto, me la trovo più giovane, 14 anni, porca miseria, cioè più giovane di me. La prossima volta la cerco di 20 anni più giovane. Ma nei denti. Voglio vedere se quella di 20 anni viene a cercare te. No, 20 anni più giovane vorrebbe dire di 45, E non viene a cercare te, che magari la prossima volta quando ce n'hai 75. Magari se c'è qualche follower, bella signora di 45 anni, single e così. Show me your love like it is, like it is. Bend open my heart like you're fearless. Steal all the gold you can get, you can get. Show me your love, leave me breathless, breathless. Show me your love like it is, like it is. Bend open my heart like you're fearless. Da quando abbiamo lasciato il brutto tempo della Norvegia, qui in Finlandia, tempo spettacolo, eh? Per il momento non ci possiamo lamentare. Dobbiamo ancora scoprire un po' il paesaggio perché sicuramente non ha tanto da offrire come la Norvegia. La Finlandia non ha l'effetto wow che ha la Norvegia. Siamo entrati da poco, è presto per trarre delle conclusioni, dobbiamo ancora valutare strada facendo, però abbiamo ovviamente subito notato che il paesaggio è ben diverso, però non in meglio, diverso.